Finalmente ho registrato una sessione di trading per mostrarvi come funziona il mio indicatore. Allora, fatemi attivare questo fantastico tool. Eccolo, eccolo. Allora, che cosa vi posso mostrare? Vi posso mostrare questo video che adesso faremo partire e commenteremo insieme di come sono riuscito a riconoscere effettivamente il movimento del prezzo ehm, e comprendere comprendere che cosa stava avvenendo all'interno di queste candele, in realtà chi stava muovendo il prezzo, che poi è il focus, il punto centrale, la prerogativa dell'indicatore. E quindi questo mi ha consentito in qualche modo di avere un piccolo grande edge sul mercato per riuscire a vedere prima in anticipo che cosa stava succedendo nelle candele per riuscire poi ad anticipare il movimento e poter estrarre del guadagno dal trading. Allora andiamo a vedere. Prima di tutto, vabbè, facciamo partire il video. Iniziamo a far partire il video. Iniziamo a far partire il video. Ok. Quindi siamo sull'S&P, siamo sull'S&P 500. Aspetta che voglio riattivare questo tool. S&P 500, scadenza giugno, sono le 11 passate, quindi la sessione è quella europea. Il prezzo, vabbè, sta andando su, ma in questo caso poco ci importa perché ho messo su un grafico, ma il trading in questo caso si può fare benissimo anche soltanto con il mio indicatore. Vediamo cose importanti, che cosa ci indica il nostro indicatore. Aspettate che metto di nuovo in pausa. Mettiamo un attimo in pausa. Allora, cosa ci indica il nostro indicatore? Ci indica delle cose, per quanto mi riguarda, fondamentali se vogliamo fare trading in modo consapevole. Ci indica la lista del prezzi, come vedete corrisponde, e ci indica una colonna di attività dove un tape di cosa sta succedendo in questo momento, ma ci sono dei punti fondamentali da capire e da notare. I punti fondamentali sono fondamentalmente queste due colonne. In realtà è fondamentale anche la storia, però queste due colonne ci dicono, ci danno le informazioni importantissime. Ci dicono per esempio che su questo livello c'è una deviazione standard che è stata toccata due volte, ben due volte, nelle varie sessioni precedenti. Allora, perché è importante questa informazione? Perché il prezzo, che se ne dica, in questi livelli reagisce, fa qualcosa, nel senso che non sappiamo effettivamente a priori che cosa farà, però noi sappiamo che questi sono livelli volumetrici importanti. Quindi l'indicatore ti segnala, riesce ehm, a proiettare nel presente dei livelli che vengono volumetrici importanti che vengono dal passato. Quindi in questo caso, per esempio, ha proiettato dal passato un VWAP che viene da sessioni precedenti e ti dice guarda che in questo livello di prezzo c'è bisogna stare attenti perché c'è un VWAP. Qui ti dice guarda che qua c'è una deviazione standard
sempre del VWAP, però non si sa di quale VWAP. C'è una deviazione standard, una prima deviazione standard che potrebbe essere interessante per il tuo trading. Questo è il primo livello. La seconda colonna ti dice, è la colonna un po' più viva, ti dice che cosa stanno facendo in questo momento gli attori all'interno del mercato. Senza entrare troppo in questo momento nel dettaglio, non è un video tecnico, però come si può vedere in prossimità qua si compra, qua si vende, insomma c'è del fermento, sia in un senso che nell'altro. ICE sta per iceberg, l'algoritmo riesce a identificare degli ordini tipo iceberg, riesce a identificare degli assorbimenti, riesce a identificare degli ordini in stack, in base poi a dove viene in base al bid o all'ask, dove vengono, qual è il verso dell'ordine, lui li raggruppa e te li mostra. Perché è importante? Dove sta la potenza di questo livello, di questo indicatore? Quando il prezzo, in base a un movimento, che è un movimento di spinta o un movimento di ritracciamento, finisce su un livello volumetrico importante, noi andiamo ad identificare, a vedere che cosa sta facendo in quel momento il mercato e in base al contesto, anche alla storia di quello che è successo prima, prendiamo delle decisioni. Ecco, questo è il fondamento di questo indicatore. Andiamo a vedere il video. Quindi in questo momento il prezzo si sta muovendo, sembra che stia ritracciando. Noi non ci fidiamo, non ci interessano delle candele, di quello che vediamo, se sono rosse, se sono verdi, non ci interessa niente di tutto ciò. Vabbè, adesso in qualche modo stanno facendo, si sta per adesso non sta facendo niente perché non ci sono, il prezzo non è in prossimità, se non, ecco, in questo momento vediamo che, guardate, il prezzo qui ha rigettato questo livello, qua sotto ha cominciato ad acquistare, l'operatore, io ho, ho visto che ha superato il prezzo, ha superato il livello e ho acquistato sul bid, ho acquistato anche io, mi sono messo anche io insieme a tutti questi compratori perché qui ha fallito questo short e quindi ho detto, visto che nella storia qui c'erano diversi livelli dove hanno accumulato diversi acquisti, allora ho detto, ho provato a fare questo trade long sul livello volumetrico e aggiungendomi anche io ai compratori in questo momento. Andiamo a vedere il prezzo. Ok. Ah, vedete? Poi cosa faccio? Vedo che c'è un altro livello volumetrico importante. Allora fisso il mio target sull'altro un poco prima dell'altro livello. Vedete qua la storia, qui nel passato. Lui era già passato di qua e qua aveva accumulato diversi acquisti ed è anche questo il motivo per cui ho comprato diversi acquisti. Allora ho detto, questo potrebbe essere un momento interessante dove il prezzo qui rigetta lo short, accumula, vedo che ci sono anche altri che hanno accumulato diversi acquisti, mi associo
perché tanto questa parte qui è, ci sono diversi compratori che prima hanno già comprato e quindi sostengono in qualche modo la mia scelta, il mio acquisto. Non so dopo cosa succederà. Molto probabilmente magari il prezzo in questa fase qua poi torna giù, ma non mi interessa. Io so banalmente che questi due livelli sono livelli importanti e quindi un'operazione che ha questo frangente è sostenuta da elementi concreti e visibili. Come potete vedere, l'indicatore indica continuamente, aggiorna continuamente i dati e così mi permette di in ogni istante di mercato vedere anche che cosa sta succedendo, anche perché questa operazione, perché la cosa più complessa del trading non è tanto aprire, il problema è gestire l'operazione. Ecco, con questo indicatore tu puoi anche durante la tua operazione guardare, controllare dove sta, se il prezzo, se quello che sta succedendo è sostenuto dagli acquisti, dalle vendite, comunque da ordini coerenti dove tu hai aperto l'operazione. Se io qui iniziassi a vedere diverse vendite, diverse con una certa sostanza, allora potrei pensare anche di chiudere l'operazione. Se no, attendo perché i segnali sono ancora positivi, sono in favore della mia operazione. Come vi ripeto, non c'è bisogno di avere grafici particolari, vi basta anche soltanto avere, perché qua avete i punti di ingresso, di chiusura e qui avete man mano il prezzo segue istantaneamente, segue tick by tick, per tick l'andamento del mercato. Cosa sta succedendo nel mercato? Quindi vediamo cosa succede. Vediamo se il nostro prezzo andrà a target. Vediamo che c'è una prima presa di liquidità, però magari sono qualcuno che chiude posizioni perché per lui è abbastanza, però vedete che continuano con con questi segnali, no? Sono segnali di footprint, quindi io vedo che ci sono diversi acquisti aggressivi uno dopo l'altro e quindi per me sono segnali positivi. Vedete, continua a vincere gli acquisti, io quindi rimango a mercato, non chiudo la posizione, non cambio il mio, non faccio niente, aspetto fino a che il prezzo è molto vicino al mio target. Ecco, target preso, recuperato e adesso non mi interessa più niente di quello che fa il prezzo. Potremmo stare a guardare, ma non è il nostro obiettivo in questo caso. Così volevo semplicemente farvi vedere in realtà come funziona l'indicatore. Questo indicatore è un indicatore che potete utilizzare su qualsiasi browser, vi serve semplicemente una licenza che potete trovare all'interno del sito, vi registrate e vi acquistate il prodotto, è un prodotto che in abbonamento mensilmente, se vi piace, se vi dà un edge particolare lo tenete, se no disattivate l'abbonamento, avete un periodo di prova, se vi convince confermate, se no non pagate niente, trovate tutto sul sito e spero che questo video vi possa aver chiarito un pochino, un po' più di dubbi su come funziona l'indicatore. E va bene, vi saluto, spero di vedervi presto e spero di sentirvi presto e contenti di questo indicatore.
Basta, chiudo perché non sono né uno youtuber né un oratore. Mi definisco più uno sviluppatore che fa trading. Ciao a tutti.